Buonasera a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. Innanzitutto volevo farvi vedere quella è la vettura con cui abbiamo realizzato i due video precedenti sul nostro viaggio in elettrico all'interno di quello che è il vecchio continente con oltre 3000 km. Il nostro percorso è. Perché abbiamo scelto il percorso? Perché personalmente sono sempre stato abituato con mezzi sui 4 metri di lunghezza più o meno in quell'ordine di grandezza. Come utilitarie per me lei era perfetta, un ottimo rapporto qualità-prezzo, una scontistica dal concessionario veramente affascinante, oltre al fatto delle scontistiche famose dello Stato con la rottamazione. Come sapete bene voi che mi state seguendo da anni, noi abbiamo preso una vettura appositamente per avere la rottamazione, quindi spettacolo, perché abbiamo potuto integrare quello e lo sconto del concessionario con la rottamazione e anche con la vettura che io guidavo precedentemente come controvalore, quindi ho avuto una ottima scontistica grazie a questi accorgimenti, grazie alla Opel Corsa elettrica che ci ha dato tutto questo, oltre al fatto naturalmente, come avete visto anche nel video, avere una DC veramente interessante da 100 kW che ci ha permesso, quando eravamo veramente bassi come batterie, di andare davvero quasi al massimo del dichiarato e di avere una possibilità di ricarica estremamente interessante. Ora guarderemo in questo video quelle sono le applicazioni che abbiamo utilizzato, quante ricariche abbiamo dovuto effettuare, guardiamo davvero tutti quelli sono gli accorgimenti del caso che abbiamo utilizzato noi per darvi un aiuto ulteriore per realizzare i vostri viaggi in elettrico e naturalmente condividere con voi quella è la mia esperienza in maniera tale che voi abbiate un punto di partenza ulteriore. Ora andiamo in vettura, vi faccio vedere due cose e poi andiamo a vedere e a scoprire per meglio questa vettura, come ci ha permesso di realizzare questo video, come è stato estremamente facile ed interessante, oltre che affascinante, voglio essere sincero, perché siamo stati benissimo il nostro percorso in elettrico. Andiamo! Ed eccoci in vettura, intanto andiamo a vedere quante ricariche abbiamo dovuto fare tappa tappa per andare poi a fare un conteggio di quante sono state le ricariche totali. Per il percorso da casa del sottoscritto fino a Innsbruck abbiamo fatto 3 ricariche. La prima a Carpi, tanto poi vi do un là, ma tanto ve l'avevo già detto nei video precedenti, poi a Trento e al Brennero, con 3 del Brennero che erano entrambe gratuite, tanto poi metterò le immaginine, le fotografie che ho realizzato tappa tappa, ricarica. Da Innsbruck a Salisburgo non abbiamo fatto nessunissima ricarica, perché con la ricarica gratuita del Brennero abbiamo fatto Innsbruck e Salisburgo. Da Salisburgo con ricarica gratuita dell'hotel fino a Vienna abbiamo fatto una ricarica lungo il tragitto con Lidl casuale trovata per caso con ricarica in DC, quindi ottima, gratuita anche essa. A Vienna abbiamo ricaricato in hotel, siamo partiti, prima ricarica alla Lidl gratuita di Brno, poi successivamente ricarica sempre alla Lidl gratuita vicinissima a Praga, questo perché volevo avere un po' di carica, non vi dico abbondante, ma abbastanza per ripartire 3 giorni dopo da Praga in direzione Monaco di Baviera. Per andare a Monaco di Baviera finalmente abbiamo fatto una ricarica a pagamento con le nostre tesserine, scusate, tanto metterò qua. Quelle sono le immagini, sempre in Repubblica Ceca, ci siamo fermati ad una Ionity, tanto come vi dicevo metterò qua le immagini, poi abbiamo fatto una fast vicino a Ratisbona e una fast estremamente bella vicino a Monaco di Baviera. Estremamente bella perché era tutta al chiuso, con i pannelli fotovoltaici sopra, fatta a forma circolare, con delle postazioni di ricarica già installate e altre in futuro di futura installazione, ma veramente bello come era stato proposto, bello, cioè vi dà l'idea che noi elettrici abbiamo una spanna ulteriore rispetto a quelli che sono i tradizionali, i vecchi, e quindi in quella maniera mi è piaciuto ulteriormente perché era veramente, veramente affascinante. Per andare alla tappa successiva sono stati i castelli di Fusen, abbiamo fatto 2 ricariche, una all'andata e una al ritorno, non troppo impegnative, ma comunque sia le Ionity erano all'interno di quella era la rete autostradale, quindi anche per quello estremamente pratico e comodo, basta fare una sostettina anche solo per prendere un caffè e viaggiate lisci, che è un piacere. Quindi una all'andata e una al ritorno, metterò qua quella che è l'immaginina. Da Monaco abbiamo fatto un percorso abbastanza impegnativo, oltre 500 km per andare a Trieste, con delle tappe naturalmente che propizie per comprare alcuni articoli tipo pretzel e quant'altro. Veramente se uno sta a guardare
davvero ma neanche troppo impegnativo, di fare delle tappettine intelligenti, non vi accorgete neanche di stare a ricaricare, quindi è spettacolo. Quindi noi abbiamo fatto, esempio, non troppo oltre Monaco, una ricarica dove ho comprato i pretzel, arriviamo in Austria con Riaria dove abbiamo comprato un panino, abbiamo guardato un pochino cosa mangiare poi per pranzo, abbiamo fatto una giratina all'interno di quello che era lo shop. Sosta successiva a Villaco, in cui, sempre in Austria, in cui abbiamo mangiato il panino, abbiamo bevuto, ci siamo un pochino sgranchiti. Poi, ma perché davvero, se voi state a guardare è il minimo, cioè non vi accorgete di niente, è una vettura meravigliosa e vi permette di ricaricare e di essere tranquilli, cioè noi abbiamo fatto tutto con massima calma e tranquillità. Io personalmente non mi sono quasi accorto di aver fatto tutti questi chilometri, che è stato veramente veramente rilassante. Una volta arrivati in Italia ci siamo confrontati con quello che è il mondo Enel, quindi massimo 50 kW e non tantissime colonnine distribuite nel bel paese. Peccato, è un gran peccato, poi sono brutte, ma quello è un discorso mio personale. Con all'Ikea di Villesse mi pare, ancora non sono riuscito a ricordarmi come si chiama, per arrivare poi a Trieste. A Trieste siamo stati lì una notte da Stefano e amici dell'Hotel Milano, che voglio ringraziare, e personalmente poi anche lì ce la siamo presa estremamente con calma. Nel ritorno verso Treviso da altri nostri amici, il percorso non è tantissimo, su 150 km, poco più, poco meno, l'abbiamo fatto con estrema calma, abbiamo fatto una ricarica in AC totale a quello dell'outlet di Palmanova, abbiamo fatto un giro commerciale, tanto non avevamo assolutissimamente furia, però abbiamo fatto in AC, quindi in tranquillità, anche per regolare un po' quelle erano le celle nella batteria della vettura. Dopo tutti questi DC ci può stare una ricarica in AC che lo porti al 100% per riequilibrare quelle erano le celle della batteria. Infatti metterò qua un fermo immagine di quante erano kilowattora voi visti da PCC della vettura. Mai visto così tanti kilowattora all'interno di questa vettura da quando ho Power Cruise Control, e mi permette di valutare e di visionare quelli sono kilowattora precisi all'interno della batteria. Quindi noi abbiamo, almeno non ho riscontrato diciamo consumi particolari da parte della vettura, nel senso di usura o quant'altro dopo tante DC, non mi sono accorto niente, e abbiamo più di 35.000 km attualmente in vettura. Arriviamo a Treviso da Luca, dalla Monica e dagli altri della Locanda Canareggio, meravigliosa anch'essa. Personalmente il giorno dopo abbiamo da comprare dell'acqua, alcuni articoli per il viaggio di ritorno, ma niente di particolare. Guardo dove è una location, un supermercato vicino con una colonnina, la trovo, ma proprio così, tanto per rabboccare, niente di particolare. Andiamo al Conad, non è tanto lontano, 6 km e mezzo, ha una colonnina in AC di quelli tipo vecchio, bruciata dello schermo, assolutamente proprio non si riesce a vedere niente. Ho provato anche ad appoggiare la tesserina, ad ascoltare l'orecchio, non si sente assolutamente nulla. Ho provato con l'applicazione, mi ha regalato anche 10 kWh, quindi ben venga. Abbiamo rabboccato, non siamo stati neanche un'ora all'interno dello shop, ma dovevamo fare veramente poco, era tanto per dare un rabbocchino mentre acquistavamo degli articoli. Anche lì vi dico, se uno sta un po' inattento non si accorge di niente, perché tanto certe cose le doveva comprare, se trova la location giusta e anche una colonnina di ricarica, per me è il massimo. Poi dopo pranzo siamo partiti, nel ritorno abbiamo fatto una fast gratuita alla Lidl di Bologna e arrivati a casa. Quindi avete visto che abbiamo fatto tantissime ricariche gratuite in tantissime location. Di fatti i kilowattora, ora andiamo a vedere il consumo. I kilowattora abbiamo consumato e pagato sono veramente pochissimi, infatti abbiamo tantissimi kilowattora da utilizzare con la Duferco e li useremo molto volentieri durante, infatti dopo vi dirò anche una cosina. Ora guardiamo quanto abbiamo consumato, tanto metterò qua una grafica perché credo sia più bellino vedere la faccia del sottoscritto, e oggi è anche un po' senza voce. Abbiamo consumato praticamente tutte quelle da flat large di Enel da 145 kWh, in teoria sarebbero avanzati 4 kWh e mezzo, ma li ho lasciati lì per un disguido con Enel, quindi lasciamo perdere. Non mi riusciva di cambiare tariffa, sono stato a litigare con loro 3 settimane, mi hanno
comunque sia preso 45 euro della tariffa perché non mi riusciva di cambiarla, me l'hanno poi rimborsata, ma è stato un gran casino, ho dovuto chiamare 800 volte. Finalmente ho trovato un consulente, un operatore disponibile, mi ha chiamato anche di sua iniziativa altre volte per vedere di risolvere la faccenda, perché secondo l'azienda, quello è il reparto tecnico, tutte le volte gli diceva che il problema non sussisteva, può cambiare tariffa. Io guardavo, non me la faceva cambiare. L'ultimo operatore era quello più disponibile, mi ha detto guarda, porta pazienza, mi puoi dare la password. Ho rilasciato la password, ci ho guardato e mi fa non mi fa cambiare la tariffa. E perché dicevo, sono mia grullo. Allora ho cominciato a mandare a mail a destra e manca perché dice la parte tecnica fa gli orecchi da mercante, fa finta di risolvere le cose ma non le risolve. Strano, Enelizia non è famosa per i disservizi. E poi alla fine siamo arrivati a un dunque, mi hanno dovuto rimborsare, insomma è stato un gran casino, con Enel è sempre un po' diciamo in questa maniera, che abbiamo regalato 4,5 kWh, non ho voluto ricariare ulteriormente per recuperarli perché sennò qui andavano nei pazzi, quindi ho lasciato perdere. Comunque sì, facciamo finta, 145 kWh. La prima ricarica Ionity a Carpi l'abbiamo dovuta pagare perché non mi ero accorto che una volta che abbiamo acquistato quella la ricaricabile, se non cambiate, quantomeno a me è successo così, il metodo di pagamento mettendo in preferito quella la ricaricabile, lei considera sempre la carta di credito e quindi la prima ricarica l'abbiamo pagata pochissimo, però pochissimo, sono rimasto stupito visto che era una Ionity del prezzo. Non era 78, non era 40, non era 50, ma era meno, pazzesco. E quindi ora tanto mi metterò qua un bigliettino, mi sono registrato prima di andare a un evento elettrico perché poi l'abbiamo utilizzata e continuiamo. Registriamo oggi il 5 di settembre, quella è la situazione della Card Duferco perché andiamo di nuovo alla Ionity di Carpi, stavolta per un raduno elettrico a Parma. Utilizzerò quindi la Card Duferco andando ad abbassare naturalmente quelli che sono i kilowattora avanzati. Questi sono i kilowattora che sono avanzati dal nostro viaggio sulla Card della Duferco. Io direi tanta roba, anche perché quando fece i due conti iniziali, tanto poi nel video li farò più precisi, credevo quasi che non mi bastassero le due tariffe che avevo acquistato, invece vedo che sono avanzate tantissimo. Non posso fare quella di Enelizia, me ne ero scordato, mi era avanzato 4,5 kWh, nulla di particolare. Poi diciamo l'offerta è andata a scadenza e sono rimasti lì. Insomma, tanto per fare un conteggio, se volete, 4,5 kWh su Enelizia, 361,4 kWh per quanto riguarda Duferco. Ottimo traguardo, direi. Quindi ricapitolando, 145 kWh con Enelizia, 38,6 kWh con Duferco e 21,9 kWh a Carpi pagate con Duferco ma non con la ricaricabile. Stranamente 10,69 euro che fanno 0,488, quasi 0,5 ma meno, insomma, al kilowattora. Strano, un prezzo particolare, non è un prezzo standard per le Ionity né con un Duferco né quant'altro. Non male, 48 centesimi, 49 centesimi al kilowattora. Quante ricariche abbiamo effettuato? 20 ricariche tonde. Queste distribuite come? 18 ricariche diciamo a lungo, quelle sono i tragitti, 16 fast e 2 AC che sono diciamo più cercate che volute, e 2 ricariche in hotel Salisburgo e Vienna, quindi un totale di 20 ricariche tonde. Mi piacciono le tonde. Praticamente, per fare un conto un po' della serva, potremmo dire davvero che con una sessantina d'euro, perché 45 di flat large, 10,60 di la ricarica a pagamento perché ho sbagliato io, quindi 55 più una trentina di kilowattora, su 60-70 euro, un po' più, un po' meno, abbiamo realizzato 3.000 km all'interno del vecchio continente, quindi uno spettacolo. Se non fosse il fatto che le autostrade in Italia sono carissime, quindi quelli fanno la differenza, perché poi andate in Austria a 9,50 euro per 10 giorni, tranne diciamo alcuni viadotti che sono a pagamento, ma insomma in linea generale l'autostrada con 9,50 euro vi levate il pensiero. In Repubblica Ceca io ho pagato 12 euro, ma perché non lo sapevo. Sulla pagina ufficiale dove voi acquistate, quello è il... potete acquistarlo anche in un locale fisio, quindi in un autogrill, quello è il cartellino, il timbrino da attaccare a vettura, la vignetta la chiamano. Però io non lo sapevo, ho guardato dall'applicazione, l'ho acquistata, c'era l'opzione tradizionale, quella ecologica, la versione ecologica era per metano, quindi mi sono detto cavolo,
mi fanno lo sconto per il metano e l'elettrico non considerato. Invece con una trafila un po' particolare, perché uno di voi me l'ha ricordato ora, sai, il tempo poi vola, che con una trafila leggermente un po' più lunga, con la firma elettronica si poteva richiedere, quello era la vignetta gratuita per la Repubblica Ceca, quindi volendo Repubblica Ceca sarebbe stata gratuita, io ho pagato 12 euro, 9,50 euro l'autostrada, quella austriaca, ho pagato 2 volte perché il ritorno poi mi era scaduto. La Germania è meravigliosa perché è gratuito, non c'è autostrada a pagamento, quantomeno non le ho trovate le autostrade che sapevo io, in Germania sono tutte gratis e ancora non mi è dato nulla a pagare, a parte gli scherzi. E quindi se non fosse stato per l'autostrada italiana che è cara, perché è cara, meraviglioso, perché con un centinaio d'euro praticamente, tolta l'autostrada italiana, mettendo però le riare e i pagamenti che ho fatto a giro, con un centinaio d'euro io mi sono fatto 3000 km all'interno del vecchio continente. Meraviglioso, meraviglioso. Trovatemi un altro mezzo e vi permetto una cosa del genere e io vi dico bravi, complimenti. Probabilmente siete stati di passaggio su qualche uno, di un proprietario di un'altra vettura e voi tranquillamente vi siete presi il viaggio a sbaffo, perché è impossibile, è impossibile. Ora guardiamo quelle sono le applicazioni che abbiamo utilizzato, scusatemi, anche per darvi un là ulteriore per diciamo, organizzare quello il vostro viaggio in elettrico. Come dicevamo, per la ricarica abbiamo utilizzato Eneliz e Duferco, semplicemente queste due applicazioni. Io consiglio sempre di guardare sull'applicazione per vedere se le colonnine sono in roaming con questi gestori, perché se voi utilizzate, e io utilizzavo per guardare inizialmente quelle ritragitto che mi consigliava ABPR, che vi consiglio comunque di scaricare se non lo avete, voi mettete punto A, punto B, vi fa vedere un pochino in linea di massima, quello è il viaggio e vi consiglia, e le colonnine di ricarica che loro vi consigliano di effettuare lungo il tragitto. Vi dà a spanne quello un po' un'idea di viaggio. Voi guardate poi naturalmente sull'applicazione di Eneliz Juice Pass e Duferco per vedere naturalmente se determinate colonnine sono disponibili o meno in roaming con questi gestori, se no sarebbe inutile. Io sul navigatore dell'Open Corsa vedevo tantissimi puntini di ricarica, ma non tutti erano utilizzabili con i nostri gestori, tanto per intendersi. Però è veramente, diciamo, pratico e comodo come tragitto utilizzare tecniche del genere. Io non andavo troppo oltre i 200 km di percorso, questo per avere comunque sia sempre una spanna di tranquillità per quanto riguarda eventualmente trovassi la colonnina occupata o non funzionante. Non mi è mai capitato nulla di questo, ma insomma se arrivate davvero a conclusione della batteria e succede un disguido, insomma io sconsiglierei. E per questo che qualcuno di voi mi ha domandato: ma PCC, Power Cruise Control, lo hai utilizzato? Personalmente no, l'ho in vettura, l'ho acquistato, quindi ho l'OBD all'interno della vettura, ho l'applicazione pagata, quindi funzionante all'interno del cellulare. La utilizzo tanto per quanto riguarda il vedere quelli sono i dati, io li chiamo dati nerd, quindi la precisione dei kilowattora all'interno della batteria, mi fa vedere anche quelli sono i dati della batteria dei servizi, la temperatura, insomma queste cose qui veramente interessanti. Non l'ho utilizzata perché utilizzando, come vi dicevo, questo metodo del massimo 200 km da tappa a tappa, trovando quelle che naturalmente erano le colonnine più vicine o meglio ancora se in autostrada, non l'ho trovata, diciamo, non mi è capitato di utilizzarla. Però può essere utile perché nell'eventualità che insomma abbiate dei disguidi da una parte a un'altra, arrivate abbastanza scarichi, vi può servire. Quando eravamo un paio di settimane fa a un raduno elettrico a Salsomaggiore, volevo vedere se arrivavo alle Ionity che sono a Forte dei Marmi. Ho guardato con quella era l'applicazione di Power Cruise Control, mi diceva che andando a massimo 110 ci sarei arrivato, sono andato un secondino meno, tanto non avevo furie particolari e sono arrivato davvero con un 15%, quindi abbondantissimo. Ma lo percorso mi sta dando grandi soddisfazioni, anche perché vi fa vedere l'orografia del viaggio, quindi sotto questo punto di vista è interessante, ma personalmente se vi organizzate un minimo tendenzialmente non vi serve, ecco, anche perché arrivare proprio all'ultima spanna, all'ultimo kilowattora alla colonnina io lo sconsiglierei, non si sa mai, magari sarò prudenziale, ma insomma non si sa mai nella vita. Altro tema importante, molti di voi mi hanno domandato e chiesto come si trovano le colonnine gratuite, come ho fatto a realizzare questo percorso con tantissime ricariche gratuite. Personalmente utilizzo principalmente due applicazioni che trovo particolarmente rapide e pratiche. Quella è Nest Charge, mettendo quella che è l'impostazione gratuita, vi fa vedere quelle sono le colonnine
diciamo nei vostri dintorni, e anche settare se le volete trovare in tipo 2, in CCS, insomma mi fa vedere un po' la situazione nel suo complesso. E poi personalmente ho utilizzato tantissimo quella Google Map. Se voi scrivete Lidl Charging all'interno di quella la ricerca di Google Map, il vostro Google Map classico avete sullo smartphone, vi fa vedere i punti dove vi sono le colonnine all'interno del Lidl. Premete sopra, vi fa vedere che tipologie di colonnine hanno, potrebbe essere NAC, indici, insomma quelle sono a disposizione. E naturalmente in questa maniera vi potete anche sbizzarrire a trovare quelle sono le colonnine che possono tornarvi comodo lungo il viaggio. Poi premete sopra, io facevo salva e in questa maniera mi rimaneva salvato il punticino verde sulla mappa, io premevo sopra e mi facevo andare tranquillo e beato verso quella tappa lì. Ecco, in linea di massima in questa maniera fate benissimo, avete modo di ricaricare gratuitamente all'interno di quella che è la rete Lidl o Aldi. Tipo a Ratisbona vi era anche Aldi che aveva 50 kW in DC, insomma quelle sono le colonnine che vengono diciamo date in uso, in gestione a quelli sono gli utilizzatori di vetture elettriche, quindi spettacolo, perché effettivamente abbiamo realizzato tantissime ricariche gratuite all'interno delle strutture ricettive degli hotel, il resto tante altre sulle Lidl che un giorno mi uccideranno, vedrò fuori che mi scappano, è arrivato un altro. Però a parte gli scherzi, vi permette di darvi grandi soddisfazioni, perché il mondo elettrico ha anche questo piacere clamoroso di avere le ricariche gratuite, quindi veramente spettacolo. Vi do solo una postilla per farvi capire quanto in realtà, ahimè, noi siamo indietro e cari, perché l'autostrada italiana, come vi dicevo, è cara e non ha tante infrastrutture di ricarica, anzi pochissime, tranne quella dell'A22 che permette delle ricariche gratuite, però anche lì uno va un po' alla sorte. Io la prima tappa l'avevo toppata perché sono andato lì e ho trovato tutto occupato, sono rientrato in autostrada, a Trento l'ho trovata libera e quindi ho ricaricato lì, ma però in linea generale non sono tantissime, però sono gratuite, quindi assolutamente tanto di cappello. Firenze, Carpi, 11,50 €, faccio per farvi capire il costo. Io sono toscano, Emilia Romagna è sopra di me, non è che sono andato tipo Milano-Napoli, per farvi capire. Firenze, Carpi, 11,50 €, sono neanche un centinaio di chilometri o po' più. Poi Carpi, Parma, dove abbiamo fatto il raduno, sono andato con le statali, ero in anticipo, non volevo consumare troppa batteria, ho fatto tranquillamente diciamo il percorso di statali, se no sarebbe stato 4,10 €, ho visto da via Michelin. Da Parma a Salsomaggiore siamo andati in raduno, in parata, quindi non abbiamo pagato niente. Da Salsomaggiore per andare a Forte Marmi, quindi abbiamo utilizzato l'autostrada dal lato opposto, non più la 1, quindi quella marittima, arrivate più o meno vicino in Liguria, in provincia di La Spezia, finisce l'autostrada, 13,50 €, fate un giro un po' diciamo particolare, rientrate nella Genova-Rosignano, uscite a Pisa, 8,50 €. In tutto mi è partito per andare in Emilia Romagna e tornare in Toscana, quindi scusate, un giro non niente di trascendentale, oltre 30 €. In Austria 9,50 € ci fate 10 giorni, ecco. Così capite un po' dove siamo, come siamo messi, e soprattutto non abbiamo queste infrastrutture che ci meritiamo, credo, anche perché insomma il mondo elettrico sta crescendo tantissimo anche in Italia, perché non dargli una mano? Poi anche un investimento, perché comunque sia in linea generale si pagano le ricariche, quindi potrebbe essere anche benissimo una idea anche di, non capisco infatti, voi andate su un autogrill a ricaricare, avete anche più tempo rispetto a una vettura tradizionale, no? Quindi fate più con calma, è più facile che sia un cliente, oltre a pagare la ricarica, faccia anche delle compere all'interno dello shop dell'autogrill o quant'altro, quindi se utilizzano un po', in Toscana si direbbero l'intelligenza, insomma dovrebbero sapere benissimo che un cliente elettrico è diciamo troppo più superiore rispetto a un utente tradizionale. Quindi ragazzi, io spero di aver fatto un buon servizio, di avervi dato tutti quelli che sono gli spunti giusti per realizzare un viaggio in elettrico. Questa è stata un po' una miniserie, dovrei farci una playlist all'interno del canale, perché abbiamo cominciato su come si trovano quelle che sono le location che vi danno la possibilità di ricaricare gratuitamente all'interno della struttura. Abbiamo guardato quelle che sono le tariffe che ho utilizzato per andare in viaggio, quindi Duferco, Enelizia, quanto sono state, quali sarebbero stati altri gestori, con un secondo video. Realizzato 2 video sul viaggio, abbiamo fatto in elettrico un amore di viaggio, siamo stati benissimo e sentite da parte della moglie grande soddisfazione del fatto di essere stata benissimo, di voler ripartire subito. Per me è una delle soddisfazioni principali
di questo viaggio, oltre al fatto di essermi dimostrato, di aver dimostrato un po' a tutti che non è obbligatorio avere una vettura da oltre 50.000 euro per realizzare viaggi veramente importanti e interessanti. Anche una nostra Opel Corsa elettrica, un'umilissima Opel Corsa elettrica va benissimo. Quindi ragazzi, senza paura andate e girate il mondo, conoscete il mondo, aprite la mente e andate in vetture elettriche al silenzio, nello spettacolo assoluto che vi permette la nostra vettura a zero emissione. Io vi saluto e ringrazio, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto, vi do un bacione a tutti perché ve lo meritate assolutamente. Ci vediamo sempre qui su Mike Elettrico nei prossimi video. Tra un po' ricominceremo anche quelle sono le prove delle vetture elettriche. Mi sono preso un po' una pausa per rimettere, diciamo, in pari il tutto, per darvi questo contributo che credo importantissimo e soprattutto mi ha fatto estremamente piacere. Vi do l'ultimissimo là per farvi capire, per dirvi davvero andate tranquilli e girate il mondo, perché sono un appassionato, vero, sono anni e sono all'interno anche di YouTube, tanto ormai mi seguite tantissimo e io vi ringrazio. Però ho preso la vettura che praticamente un mese fa, siamo a oltre 35.000 km, però già da ottobre-novembre, ora non mi ricordo, dell'anno scorso, cominciarono le restrizioni, quindi non ho fatto niente di particolare come giri, tranne il casa lavoro, lavoro casa. Non ricordo quando sono andate via le restrizioni, marzo, ma insomma era un periodo molto lavorativo anche tuttora. E quindi oltre al casa lavoro ho fatto delle prove di vetture, avete visto benissimo, ma non avevo mai ricaricato un DC tranne in alcune prove in cui ho fatto per i video su YouTube. Però non ho fatto mai nessun percorso, mai nessun viaggio importante, la DC è appena sfiorata per alcune vetture in recensione, e quindi davvero partivamo con delle conoscenze teoriche, vero, ma senza una conoscenza pratica, e quindi a maggior ragione ho visto che è di una praticità pazzesca. E quindi ragazzi, girate il mondo. Io vi saluto e vi ringrazio, un bacione a tutti, sempre Forza Elettrica, alla prossima, ciao!